Buongiorno a tutti voi e bentornati nella mia cucina. Realizziamo insieme un dolce un po' particolare con il quale sicuramente lascerete a bocca aperta i vostri commensali. Vediamo insieme come si realizza il plum cake di riso. Ecco gli ingredienti che ci occorrono. Utilizziamo 250 g di riso. Questo qui è un parboil, va benissimo comunque qualsiasi tipologia di riso per minestra. 200 g di farina 00, una bustina, quindi 16 g di lievito per dolci, 40 g di noci sgusciate, 60 g di albicocche essiccate, 80 g di uva sultanina, un baccello di vaniglia, 3 tuorli di uovo, 100 g di burro, 400 ml di latte fresco, 60 g di cioccolato fondente, questo è al 70%, 80 g di zucchero semolato o se preferite quello di canna, un bicchiere circa 150 ml di rum e infine 6 g di sale. Ora che abbiamo scoperto i pilastri di questo dolce, mettiamoci subito all'opera, ma prima sigla! Partiamo subito con le operazioni preliminari. La prima cosa da fare è mettere in ammollo nel rum l'uva sultanina. Andiamo a ricoprire completamente l'uvetta con il rum e la lasciamo in ammollo per un tempo minimo di 30 minuti. Dopodiché strizziamo bene l'uvetta, l'asciughiamo e la mettiamo da parte. Recupero tutti i semi della vaniglia andando a incidere il baccello per il lungo e metto da parte. Infine vado a recuperare 3 tuorli di uovo. Portiamo in ebollizione l'acqua in una pentola, aggiungiamo il sale e facciamo sobbollire il riso per 2 minuti. Dopodiché spegniamo e andiamo a scolare il riso. Scoliamo il riso e lo passiamo sotto l'acqua fredda per bloccare la cottura. Rimettiamo una casseruola sul fuoco, aggiungiamo i 400 ml di latte. Inseriamo dentro i baccelli di vaniglia, le bucce per intenderci, e rimettiamo il riso dentro la pentola con il latte. Diamo una mescolata, lasciamo così in ammollo in ebollizione fino a quando tutto il latte viene assorbito dal riso. Dopodiché spegniamo e lasciamo raffreddare. Continuiamo a mescolare, stiamo attenti a non far attaccare il riso, mi raccomando. Eliminiamo il baccello di vaniglia. Molto bene, il riso ha assorbito completamente il latte. Ora lo spegniamo e lasciamo raffreddarlo in modo da poterlo utilizzare poi nell'impasto. Passiamo ora alla fase dell'impasto. In una bowl inseriamo il burro ammorbidito, lo zucchero e con le fruste iniziamo ad amalgamare il tutto. Una volta che il burro con lo zucchero sono montati per bene, uniamo uno per volta i tuorli. A questo punto uniamo la vaniglia e il lievito filtrato. Con una marisa iniziamo ad amalgamare gli elementi. Andiamo ad incorporare anche la farina setacciata e continuiamo a mescolare. Unisco il riso all'interno, che si è ormai raffreddato. L'uvetta strizzata e rammollata. E continuo con le pesche essiccate, il cioccolato tagliato, vado ad imburrare uno stampo da plum cake e vado a inserire l'impasto dentro lo stampo.
Livelliamo molto bene l'impasto e andiamo in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti. Capovolto, possiamo vedere anche già com'è da questa parte. Andiamo a prendere una fetta, vediamo come è venuto. All'interno, vedete, è rimasto piuttosto morbido. Mi metto qui a favore di camera, qui forchettina e coltello non serve. Vado a spezzare un pezzettino e vediamo come è venuto. Allora, qui c'è di tutto, guardate dentro il cioccolato, l'uvetta, c'è veramente di tutto, il riso c'è perché altrimenti... Andiamo! Il sapore c'è tutto, si sente bene qualsiasi cosa, il cioccolato, si sentono bene anche le albicocche, quelle idratate. Il riso così risulta davvero gustoso ed è un dolce veramente che ci si può sbizzarrire con qualsiasi cosa. Io ho usato il latte normale, quello vaccino, ma voi davvero potete usare anche quello di cocco. Robinson Crusoe avrebbe fatto così e ne avrebbe pagate le conseguenze. Davvero un dolce da provare, una cosa particolare che potete poi sorprendere i vostri ospiti. Cosa importante, mi raccomando, tagliatelo quando è diventato freddo, aspettate veramente che diventa freddo perché altrimenti ogni taglio che fate smontate il riso e quindi poi le fette non riescono così perfette. È un'alternativa al classico dolce, è un plum cake completamente diverso, rivisitato. Vi invito a replicarlo, a provarlo e a farlo assaggiare. Se così fosse, scrivetemelo nei commenti, fatemelo sapere se vi è piaciuta, anche soltanto come un'idea. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito la videoricetta, vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima videoricetta. Ciao a tutti, la Crapa Pelata. Ciao belle gioie, ciao! Mamma mia, altro che Robinson Crusoe, meno male che non c'è in giro venerdì.